Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel breve video di oggi andremo ad esplorare insieme un mobile wallet, ma anche in realtà un'estensione per browser dedicato all'ecosistema di Polkadot e Kusama. Il wallet in questione è un non custodial wallet open source, quindi si trova il codice anche su GitHub e sto parlando di Subwallet. Prima di cominciare vi invito a supportare il mio lavoro qualora vi piacciono i miei contenuti con un'iscrizione al canale, mi raccomando, e anche lasciandomi un like e commentando i miei video per aiutarmi a farmi conoscere sempre di più. Ve ne sarei veramente grato. Ed ora, dopo la sigla, andiamo a vedere questo wallet per Polkadot e Kusama. Sulla pagina ufficiale di Subwallet, raggiungibile all'indirizzo subwallet.app, ma non vi preoccupate perché vi lascerò come sempre in descrizione a questo contenuto tutti i riferimenti per evitare che clicchiate magari su link farlocchi che possano contenere agenti esterni malevoli. Come detto prima è un wallet non custodial, approvato dalla community, il codice è open source, lo potete trovare su GitHub. È un wallet incentivato al Web3 e al multiverse dedicato all'ecosistema di Polkadot e Kusama. Al suo interno possiamo tenere traccia di tutte le transazioni, ovviamente inviare e ricevere token e criptovalute, monitorare le nostre transazioni e gestire multi-chain i nostri asset. Questo portafoglio è basato su Polkadot.js e il team si è concentrato sul migliorare l'esperienza utente nell'ecosistema di Polkadot e Kusama, cercando di rendere più semplice possibile l'accesso agli utenti e soprattutto l'interazione con le applicazioni del Web3 che vengono eseguite sul framework Substrate. Ovviamente molto più semplice nell'interazione dell'utilizzo del classico Polkadot.js. Oltre a token e criptovalute, supporta anche l'interazione con gli NFT dedicati agli ecosistemi che abbiamo appena menzionato. Inoltre al pieno supporto con le aste parachain e CrowdLoan, e sempre al suo interno è possibile anche andare a gestire la sezione dello staking, andare a mettere a rendita i nostri token, le nostre criptovalute. I network supportati che vengono pian piano sempre implementati troviamo il parachain di Polkadot, Moonbeam, Astar, Parallel, Clover, Centrifuge, Hydra, Affinity e tanti altri. E abbiamo poi anche le parachain che si trovano su Kusama, Heiko, Karura, Moonriver, Pioneer, Bifrost e tantissimi altri che sono aggiunti e piano piano regolarmente verranno inserite. Il supporto è tramite applicazione mobile sia per iOS che per Android oppure tramite estensione. Io tra tutti preferisco sempre utilizzare l'estensione perché per le mie operazioni, anche se ormai le applicazioni mobile sono decisamente ben integrate rispetto a qualche anno fa, per le applicazioni di trading, compravendita, swap, preferisco avere uno schermo da monitorare bello grande rispetto al classico cellulare. Per quanto riguarda la sicurezza, come ho detto poco fa, è un wallet non custodial, non tiene traccia di account, indirizzi ed email e ha superato degli audit indipendenti. Inoltre, essendo il codice sorgente su GitHub, se ci fossero dei bug, la community potrebbe rilevarli e anche correggerli. Il wallet di nuova creazione, si contano su Telegram circa 859 membri, per quanto riguarda Twitter attualmente quasi 6.000 utenti. Anche in questo caso, come l'analisi di un qualsiasi progetto cripto, vi invito ad andare a verificare i membri del team, il loro curriculum, le loro esperienze in questo ambito. Il team è schedulato, lo trovate nella sezione dedicato ai membri e allo staff e contano più di 12 persone. Se poi voglia di andare a spulciare la loro roadmap, una roadmap che dura tutto il 2023. Ovviamente le roadmap poi possono essere sempre aggiornate. Attualmente hanno rispettato ogni singola data e ogni singolo sviluppo promesso alla community. Per scaricare il software basta cliccare su download, andare a selezionare il browser che state utilizzando. Io uso Chrome, quindi clicco su Chrome, si apre la classica schermata e vado ad installarlo.
Una volta installato si clicca su Get Started, si può in questa schermata andare a creare un nuovo account, importare un nuovo account con un seed preesistente, importare le private key da MetaMask oppure andare a fare un ripristino tramite il JSON backup file. In questo caso non ho un wallet da ripristinare, quindi clicco su crea nuovo account, si apre questa schermata e vado a selezionare gli account. Non vi preoccupate se vi mostro le mie parole segrete, perché tanto questo wallet verrà cancellato alla fine di questo contenuto. Copio le parole segrete, metto il flag mancante sulla protezione del mnemonic seed, clicco su Next Step, vado a inserire una password. A questo punto possiamo andare a inserire i network. Non vi preoccupate se non selezionate tutti i network, perché questa interazione la potremo fare anche successivamente. Quindi di base abbiamo Polkadot, Kusama, poi possiamo andare a inserire anche la Binance Smart Chain, Moonbeam, Astar e tutti gli altri. Volendo possiamo andarli a selezionare già tutti completamente. Ogni volta che verranno aggiunti dei nuovi network li potremo andare a selezionare oppure deselezionare. Clicchiamo su conferma e in questo momento abbiamo aperto il nostro wallet, dove possiamo vedere qua sotto la sezione cripto, la sezione NFT, la sezione dedicata ai crowd loan e la sezione dedicata allo staking. Cliccando in alto a destra sul nostro simbolino dell'account si aprono le impostazioni dove possiamo andare a creare un altro account, importare un account esistente, fare il restore tramite codice QR oppure tramite Polkadot.js oppure connettere a un Ledger device. Direi che per questa estensione alla fine c'è poco da dire, perché è veramente semplice, intuitiva e non c'è bisogno di ulteriori spiegazioni. È esattamente come utilizzare un normale MetaMask, solo incentrato principalmente sull'ecosistema Polkadot e Kusama, ma avente anche l'interazione con il multi-chain. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento anche per oggi, spero che il video vi sia piaciuto, lo abbiate trovato utile e interessante. Fatemi sapere nei commenti se conoscete altri wallet, se li state utilizzando simili sia per l'ecosistema di Polkadot e Kusama che per altri ecosistemi. Vi invito, come ho fatto in apertura, a supportare il mio lavoro iscrivendomi al canale e lasciandomi un like. Noi ci vediamo presto e vi ringrazio. Ciao a tutti!